Ciao a tutti ragazzuoli e bentornati anche oggi in un nuovo video. Oggi sono qui per parlare di questi due piccolini e di umidità. Ormai è circa un anno che mi trovo in questa casa e ahimè anch'io ho avuto problemi di umidità. Ci aspettavamo qualcosa del genere ma non così tanto. Adesso vi faccio vedere, per chi già magari non mi segue, dove vivo e anche il perché di questa grossa problema di umidità. Poi vi farò vedere anche appunto dov'è stato il problema, cosa è successo e anche come ho iniziato a risolvere il problema con ottimi risultati, veramente non ci avrei sperato. Ne voglio parlare appunto perché ultimamente sto vedendo un sacco di amici o conoscenti o anche semplicemente persone che seguo tramite social che si ritrovano ad avere lo stesso problema e hanno le pareti piene di umidità. Anche chi non aveva avuto problemi prima ha iniziato ad averne e chi invece magari è una cosa che si porta avanti da tempo e le soluzioni normalmente non sono per niente economiche. Tanto voglio dirvi che questo non è un video sponsorizzato, ahimè, ho dovuto comprarli e in realtà ho acquistato 3 dehumidificatori di questo modello e altri 3 di questi. Ora vi spiego perché. Ma inizialmente avevo puntato su questi per provarli, poi ho voluto provare anche questi. Alla fine non ho voluto fare il reso, anche perché anche quelle piccole stanze come il bagno o come il mio ufficio, anche se non presentano più di tanto di sti problemi, ho voluto tenerli comunque per poterlo accendere ogni tanto e migliorare lo stesso la qualità dell'aria. Tanto qui con me ho un po' di appunti per darvi le specifiche tecniche di questi due modelli e voglio comunque ricordarvi che sotto al video troverete un link affiliato di Amazon dove potrete andare ad acquistare questi modelli. Voglio iniziare a parlarvi del Comfy, questo qua che è il più piccolino, dalle dimensioni di 21 cm e 5 x 32 x 42 cm per un peso di 11 kg e mezzo. Può assorbire fino a 12 litri in 24 ore, poi ovviamente la capacità del serbatoio è di 2 litri e 100. Ovviamente in base anche all'umidità che avrete nella vostra casa andrà svuotato più o meno nel tempo di una giornata o due. Io vi devo dire che per certe zone della mia casa questo acceso al mattino arriva fino a sera, ovviamente pieno, e lì andrete a svuotarlo. L'altro invece dura anche qualche giorno in più, ma come detto dipende ovviamente da quanta umidità avrete in casa. Questo qua della Comfy può andare bene per stanze di circa 20 metri quadrati, poi anche lì dipende da quanta umidità avete, dipende veramente da tanti fattori, però io l'ho usata anche per questo, che il salotto è la stanza più grossa e devo dirvi che comunque ha dato ottimi risultati. Ha ovviamente un filtro lavabile che può essere rimosso, ha comunque delle ruote quindi può essere spostato agevolmente, anche se comunque 11 kg da vuoto facile da trasportare, ha qua il maniglione per poterlo sollevare, può essere usato anche per asciugare i vestiti, quindi se stendete i vestiti in casa adesso che comunque è inverno, se lo mettete vicino allo stendino non vi prenderà umidità in tutta la stanza. Se avete anche una stanza appunto adibita per stendere i vestiti sarà ancora meglio se andrete ad utilizzare questo, sia per non andare a intaccare le pareti con l'umidità, sia perché rimuove ovviamente l'odore di umidità facendo asciugare prima i vestiti e non lasciandogli quella puzza. Con questo potrete ottimizzare anche la qualità dell'aria, quindi respirerete sicuramente aria un po' più pulita e ha la possibilità anche dello scarico continuo. Quindi al posto di andare a riempire il suo serbatoio da 2 litri che va rimosso ogni volta e svuotato, se ci andrete ad attaccare un tubo dietro per lo scolo dell'acqua, ovviamente il tubo poi dovrete farlo andare a finire da qualche parte, non in giro per la stanza, sennò vi si allaga la stanza, potrà andare continuamente senza mai fermarsi e senza mai che dovete andare voi manualmente a svuotare l'acqua. Ovviamente quando vi arriva il tubo non lo troverete in confezione. Può essere impostato con la modalità classica, quindi potrete andare a regolare l'umidità tra il 35% e l'85% e decidere voi dove e quando può appunto essere fermato. Modalità continua, quindi continua sempre ininterrottamente finché appunto il serbatoio non si va a riempire, in quel caso si autoblocca, quindi potete lasciarla accesa anche sui usciti di casa. Nel momento in cui appunto va a riempirsi il serbatoio va subito a bloccarsi e rimane in stand by finché voi non andrete manualmente a svuotare il serbatoio e lì una volta reinserito ripartirà da solo. Accesa una rumorosità appunto di 45,5 decibel. Cosa vi devo dire? Nel senso, io personalmente in stanza, in camera da letto acceso la notte non riesco a tenerlo, ma di norma non riesco a tenere nulla che faccia rumore continui, anche quando vado negli hotel di solito che c'è l'aria condizionata che mi esce, che fa quel rumore. A volte metto la stanza a -0 prima, così poi lo posso spegnere la notte, perché sennò dà veramente fastidio, ma lì
dipende da voi. Durante il giorno con la TV accesa, mentre fate le cose, non ve ne rendete quasi conto. Ha anche il riavvio automatico in caso di mancata corrente, quindi se la corrente salta e poi torna, comunque può essere riavviato e ripartirà ovviamente con la modalità in cui l'avete lasciato precedentemente. E per ultimo ha un pannello di controllo con 4 tasti, appunto con le varie impostazioni che potrete andare a impostare, e vi darà anche la percentuale di umidità nella stanza. Ora parliamo del fratellone maggiore, ovvero il Pro Breeze. Ha una dimensione di 38,5 per 25,2 per 65,5 cm per un peso di 13,43 kg, ovviamente a serbatoio vuoto. Anche questa ha delle comode ruote, quindi non è un problema spostarli se avete le scale, raga, comunque sono 11 e 13 kg, non è tutto quel peso, tanto c'è un gatto. Può appunto dehumidificare fino a 20 litri al giorno, asciugare anche questo biancherie ovviamente, rimuovere la muffa, al serbatoio che tiene fino a 5 litri e 5, al contrario dell'altro che era 2 litri e 100. Ha un tubo di drenaggio questa volta incluso nella scatola quando vi arriva, è un serbatoio più grosso, ovviamente dura di più come detto. In casa mia questo lo svuoto anche ogni 2 giorni, a volte 3, dipende sempre dalla stanza. Ha 4 modalità con la quale si può impostare: la normale, quella bassa, l'alta potenza e l'asciugatura a bucato. Ha proprio una modalità apposta. Ha un display LED con il pannello tattico e ha anche la sospensione in blocco per bambini, quindi se avete bambini potete mettere un blocco in modo che non vanno a topicare, magari a cambiare la modalità che avete scelto. Potete scegliere il livello di umidità impostato tra il 30% e l'80%, a differenza dell'altro che era 35 e 85. Ha un sensore automatico di umidità e volendo anche la modalità solo ventola, che non vi fa da deumidificatore ma vi fa solo la ventola per far circolare l'aria in una stanza. Ha il sistema Smart Traffic Light, semplicemente ha una luce qua quando è acceso che vi fa capire anche solo da lontano, dal colore della luce, quanta umidità avete nella stanza. Quindi se è il 70% o sopra ha la lucina qua davanti rossa, se è il 50%, tra il 50 e il 70 diventa verde, e se è tra il 30 e il 50 diventa azzurra. E anche questo ha un filtro rimovibile che può essere ovviamente andato a pulire come anche l'altro. E niente, dopo questa piccola spiegazione voglio farvi vedere problemi che ho avuto nei mesi passati, come si sono risolti. Ovviamente c'è ancora da dare una sistemata a determinate cose, ma soprattutto voglio farvi vedere anche perché alcuni sono stati causati e se questa può essere una soluzione, piuttosto che andare a fare o a trovare metodi più invasivi andando a distruggere magari appunto le pareti per andare a mettere isolamenti vari, eccetera eccetera. Poi ovviamente questo dipende dal tipo di casa, da dove abitate. I fattori possono essere molteplici, quindi in molti casi ovviamente bisognerà chiamare un esperto in materia che vi potrà consigliare, ma fidatevi, per come era la situazione non avrei mai pensato che dei dehumidificatori non a bassissimo prezzo, ma comunque dehumidificatori veramente ottimi potessero risolvermi così tanto questo problema. Voglio partire qua, che è il mio ufficio, e ho avuto già dai primi tempi un sacco di problemi di muffa, ovviamente su tutti gli angoli lì, tutta la parte qui, andava a prendere anche tutta la parete qua e andava a finire dietro qua, che adesso ovviamente ho un frigorifero, qui c'è uno degli dehumidificatori e c'è da dire che il problema era veramente veramente grave, ma soprattutto voglio farvi vedere quali sono le pareti che ha colpito e cercare di capire anche assieme perché sono state colpite alcune di queste pareti. Ovviamente sono tutte pareti che danno sull'esterno, la casa nella quale vivo non ha comunque pareti che combaciano, a parte qui di un'altra casa, ma è comunque vuota, quindi le pareti diciamo che non sono riscaldate da vicini. Chi magari abita invece in condominio ha anche il pavimento tra virgolette riscaldato, perché quelli di sotto hanno riscaldamento acceso e quelli di sopra hanno riscaldamento acceso. Io qui sopra non ho niente, ho il mio terrazzo, altro motivo per la quale quando ci sono state tante piogge ha dato anche di questi problemi, soprattutto appunto in questa zona. Adesso vi voglio far vedere fuori, passa esattamente la canalina di scolo che passa su tutto il mio terrazzo sopra, e piovendo l'acqua passa esattamente dietro la parete. Tutto ciò ha ovviamente creato più umidità, tenendo sempre il riscaldamento acceso, condensa, lo sbalzo da dentro a fuori, ha iniziato a dare questi problemi. E ve lo dico perché quando ero venuto a vedere la casa prima di acquistarla, e il proprietario precedente mi ha detto che non ha mai avuto di questi problemi. Perché? Perché la casa loro la utilizzavano
solo per le vacanze estive, o magari adesso nei periodi di festa di solito venivano qui, quindi restavano prevalentemente poco, la casa in loro assenza rimaneva fredda perché ovviamente non è che lasciano il riscaldamento acceso. Questo ha fatto sì che non succedesse mai questo tipo di problema. Appunto, come vi stavo dicendo, il problema parte proprio da qui. Questo era l'angolo del mio ufficio, lì sopra c'ho il mio terrazzo, qua ci sono i tubi, ma dentro lì vedete che il tubo entra lì nel muro e lì dentro c'è tutta la canalina. Adesso vi vado di sopra e vi faccio vedere con l'acqua che passa. Poi ovviamente passando qui e passando anche da qui, che questo è un'altra parte di casa, anche qui finisce dentro perché qui c'è un secondo terrazzino con appunto la canalina. Infatti vedete che lì c'è una linea più scura perché lì è dove passa dentro l'acqua, il muretto, il pavimento scusate, arriverà qui, poi c'è questa canalina col buco e da lì appunto passa l'acqua che poi finisce qua e va giù uguale sopra, ed è per quello che a questa altezza a me in casa qui nel mio ufficio veniva la muffa e idem l'altezza sopra là. Non credo fosse un problema di infiltrazione, perché se no sarebbe venuta la macchia, di solito vengono gialle, e non sarebbe migliorato il problema semplicemente con dei deumidificatori, ma lì bisogna andare veramente a spaccare e andare a sistemare. Poi non sono un esperto in queste cose, quindi non massacratemi nei commenti. Se c'è qualcuno che ne sa meglio, lo sa spiegare meglio, potete sicuramente commentare qui sotto. Io voglio dare un mio parere su come io ho risolto, spendendo comunque una cifra minima a confronto magari al dover andare a fare dei grossi lavori e a dover fare un cappotto in tutta la casa, soprattutto nella parete del salotto. E tutta la parete del salotto, adesso poi ve lo faccio vedere con le foto, era completamente piena di muffa. Come vedete, come potete sentire, io vivo sul fiume, ragazzi. Ho il mare appena qua dietro, quindi vivo anche in una zona di mare. Se non bastasse per le varie umidità, per il sale che comunque c'è nella pioggia, eccetera eccetera, vivere sopra a un fiume porta anche la risalita dell'umidità da sotto. Ora torniamo dentro che fa anche un po' freschino, voglio andare di sopra per farvi vedere appunto nel terrazzino. Ok, questo è il terrazzo, adesso vedete tutti i divanetti e le cose spinte qua, perché qua quando c'è vento, raga, mi spinge tutto lì, quindi di norma, ora che non è utilizzato, che non è appunto estate, lascio le cose direttamente lì. Ma proprio sotto al divanetto qui, come potete vedere, ci sono le canaline e qua sotto c'è appunto il mio ufficio. Idem l'altro terrazzino che c'era lì sotto, che dà il problema sempre al muro del mio ufficio. Vedete che anche lì c'è la canalina e il problema appunto è lo stesso. E non per ultimo, qui in fondo sotto esattamente c'è camera mia da letto, e anche qui ho avuto lo stesso problema con la muffa. Fortunatamente ho nuovamente risolto con questi deumidificatori, almeno sembra. L'altro grosso problema appunto si presentava qui tutto nel salotto. Potete vedere che ci sono ancora delle macchie perché qui ho il muro color antracite chiaro, quindi ovviamente sul bianco sarebbero sparite del tutto. Qui invece ci sono quelle macchie, ma è stato pulito, devo solo riverniciare. Ovviamente cosa che non farò in questo momento, farò in primavera, perché andare adesso a dare della vernice e bagnare appunto tutto il muro e umidire tutto il muro potrebbe ricreare problemi di muffa. Non per ultimo appunto questa è l'angolo di camera mia dove c'è il mobile. Qui vedete che ce n'è uno che va, che è in funzione. Lo stesso problema l'ho avuto qua, ovvero tutto là dietro, tutto dietro qua al mobile. Ora il mobile l'ho dotato di carrellini, da come potete vedere, di ruote, in modo che comunque posso spostare il mobile in caso di problemi. E in più ovviamente dietro al mobile ho messo questi pannelli di polistirolo, perché come potete vedere da foto era successo un casino. È vero, mi aveva riempito tutta la parete, io non me ne sono accorto subito perché ero andato via, ero in vacanza, ero stato via per una settimana e mezzo. Quando sono tornato mi aveva completamente attaccato il mobile, al che ho dovuto tirare via tutto il retro del mobile e sostituirlo io, perché l'originale di un mobile preso Ikea non era più disponibile, perché hanno proprio cambiato il modo in cui fabbricano questi mobili, quindi il pannello posteriore non lo facevano più, non potevano mandarmi pezzi nuovi, quindi l'ho sostituito io comprando dei pannelli ovviamente in un brico. I pannelli li avevo dovuti strappare via completamente perché si erano riempiti di muffa e stavano intaccando anche i vestiti dentro. Me ne sono accorto in tempo e niente, alla fine come ho risolto? Beh, sicuramente i deumidificatori sono state la scelta migliore. Inizialmente mi ero affidato a un prodotto di quelli classici per andare a rimuovere la muffa. L'avevo comprato su Amazon, vi lascio anche di quello il link
qua sotto per poterlo acquistare. Con questo prodotto mi ci sono trovato bene, ma l'unico problema è che dovete stare attenti ovviamente, vi consiglio di indossare mascherina, anche occhiali, e se avete quelle classiche tute per andare a coprire i vestiti, soprattutto se dovete andarla a spruzzare in alto, perché ovviamente spruzzando c'è una ricaduta ed è un liquido comunque abbastanza corrosivo e pericoloso sia sulla pelle che soprattutto negli occhi o nelle vie respiratorie. Quindi mi raccomando, copritevi bene se dovete utilizzarlo. Sicuramente ha aiutato perché quel prodotto più specifico soprattutto per la muffa nera, perché se avete della muffa nera su comunque delle pareti bianche, spruzzando quel prodotto andrete a rimuovere completamente senza andarlo voi a doverlo pulire, lavare con uno straccio o una spugna, andrà a mangiare e a distruggere la muffa, quindi farà sì che per un bel po' di tempo non si riformerà. Ma non è un prodotto che ovviamente va a rimuovere del tutto il problema, va a toglierlo o ad assopirlo per un lungo periodo, ma se poi non andate a risolvere il problema alla fonte ovviamente la muffa vi tornerà. All'inizio non sapevo se usarlo perché io ho anche qua le pareti antracite scure, in camera un antracite più chiaro e lì in salotto un antracite chiarissimo, quindi avevo paura che spruzzando quel profumo andasse a mangiare totalmente il colore. Dove ho spruzzato troppo, che ci sono state delle sbavature, comunque la goccia che scendeva lungo la parete, sì, si intravede che è più nero, è rimasta la goccia, ha inscurito il colore al posto di mangiarlo, ma ovviamente una volta che andrete comunque a utilizzare quel prodotto, quando poi avrete possibilità, è consigliabile anche andare a riverniciare sopra per sistemare. Ovviamente se avete le pareti bianche questo non succede, non va a macchiare, però da come avete visto anche a me qua comunque macchie visibili spesse non le ha lasciate. Quelle che avete visto di Lensalotto che sono bianche, lì è rimasto il colore di dove aveva preso quella muffa, che poi c'è da dire che non in tutte le stanze mi ha preso la classica muffa nera, avevo della muffa bianca, in alcuni pezzi addirittura verdognola. Molte di quelle sospetto sia stato anche il tipo di muratura. Ci sono vecchi tipi di muratura con la quale venivano appunto fatti i muri che avevano una quantità troppo alta di sali minerali al suo interno, quindi umidificandosi appunto il muro buttava fuori questi sali minerali che li cristallizzava sulla parete. Sono convinto fosse un po' un mix. Questa è una casa tutta completamente ristrutturata, ma un tempo era un vecchio mulino appunto sul fiume, quindi è qua da non so da quanti anni, anche se ovviamente è stato rifatto tutto, le vere pareti iniziali erano quelli, poi sono stati aggiunti dei piani, delle cose, ovviamente hanno aggiunto le stanze eccetera eccetera, però i muri portanti erano comunque quelli, anche se sono stati rifatti. Sicuramente è stato un mix di cose. Stando sul fiume c'ho la risalita anche dell'umidità da sotto. Dopo aver spruzzato comunque, vi stavo dicendo, quel prodotto, sono andato ovviamente con un panno inumidito d'acqua a rimuovere il prodotto in più e a dare una ripulita alla parete, togliendo completamente la muffa. Di là nel bagno non vi ho fatto vedere, intorno alla finestra lì avevo proprio della muffa nera e lì ho bastato spruzzare il prodotto, veramente sono tornato dopo un quarto d'ora, era sparita. Va ad ammazzare proprio la muffa dalle sue spore, quindi fa sì che non si riformi anche per un bel po'. Vi posso dare anche qualche consiglio: se andate a rimuovere, comunque a spruzzare col prodotto, poi a rimuovere con uno straccio bagnato, lì è un problema se non avete poi un deumidificatore, perché la parete rimane bagnata, neanche se in casa c'è caldo, ma lo sbalzo sempre da dentro a fuori vi lascia proprio l'alone di umidità e la parete bagnata. Rischiate che si riformi quasi subito o comunque poco dopo, magari formandosi anche in più zone, ovvero se avete fatto un alone più grosso può andare a formarsi anche nelle zone nella quale voi avete fatto l'alone con lo straccio bagnato. Sarebbe meglio farlo quando uno può anche sicuramente lasciare aperto, perché comunque ribadisco è un prodotto che puzza tanto di cloro. Io per diversi giorni ho avuto proprio l'odore forte nella casa. Se lo fate in camera da letto ovviamente diventa un po' un problema riuscire a dormire. Se non potete lasciare aperto perché si congela, anche lì è un problema. Ma la soluzione migliore: ho lasciato i deumidificatori accesi 24 ore su 24. Consuma? Non consuma? Sì, ma se dovete rimuovere un problema sicuramente farà bene a voi e ai vostri polmoni. Ho notato che ha completamente asciugato quella muffa che mi si formava, si è completamente seccata, quindi non sono dovuto neanche più andare lì con uno straccio bagnato, ed è per quello che lì in salotto sono rimaste quelle macchie bianche, ma semplicemente con uno Scotex, ovviamente guanti, una mascherina, ho fatto così e è venuta via completamente come se fosse secca, polvere, sbriciolata. E già da qui ho capito che comunque i deumidificatori fanno veramente tanto, hanno completamente asciugato la muffa. E vi dico, avevo le macchie quando pioveva di umidità sulle pareti
le macchie hanno completamente iniziato a diradarsi e a asciugarsi. Non pensavo che un deumidificatore, ok, fatto per quello, ma potesse veramente agire così tanto su una parete, da quella polvere che va a staccarsi, al contrario di prima che invece quando passavi lo straccio la muffa si spalmava quasi come una crema, scusate la descrizione schifosa, ma in più ha quell'odore forte, forte, nauseante. Invece asciugandosi totalmente l'ho tolta via e è venuta via completamente lasciando il muro pulito. A parte quelle 2 o 3 macchiettine bianche, se ci passasse uno straccio umido verrebbe via subito, evito di farlo perché non voglio rischiare che possa ridare nuovi problemi. Appena arriverà primavera, che posso lasciare un po' aperto, ho già lì bidoni di vernice, gli do una ripulita e una ripassata completamente per rifare ovviamente il muro e spero sia un problema che non si ripresenti dal momento che sto utilizzando appunto questi deumidificatori. Vi dico, adesso li sto utilizzando da diversi mesi, non è più successo nulla. Nel caso ci saranno problemi, aggiornamenti futuri, vi farò sapere. Spero che questo video vi sia stato utile, magari possa aiutare molti di voi a risolvere questo problema. Vi ricordo che vi lascio tutti i link qua sotto, lasciate like e commentini se vi è stato utile, se avete consigli utili anche a voi o vostre esperienze scrivetele qua sotto perché potremo sicuramente aiutare tanti altri. Che dire ragazzoli, non avrei altro da aggiungere, nient'altro, bella!